Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti e ben risentiti dopo una lunga pausa natalizia, mettiamola così. Ritorna il vostro podcast preferito. Questa settimana, prima di introdurvi l'ospite e di raccontarvi insomma di che cosa andremo a parlare, come sempre vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali, quindi sul canale YouTube, ma anche su tutti i vari podcast, quelli più famosi tipo Apple Podcast oppure Spotify, ma insomma tutte le altre piattaforme di podcast, seguirci sui vari social tipo, che ne so, Instagram, Facebook, basta cercare Una Vita da Lontano, e poi se proprio la volete fare proprio tutta, che siete proprio dei fan hardcore come direbbe qualcuno, c'è anche il nostro Patreon, quindi basta cercare Una Vita da Lontano su Patreon e potete insomma darci una mano a come dire, creare sempre di più una fan base interessante, e potete ovviamente, se ci date una mano, anche avere i nostri gadget, le magliette, le tazze, eccetera 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 eccetera. Comunque, come sempre, tutte le settimane abbiamo un tema. Questa settimana parleremo insomma di noi, più o meno, mettiamola così, ed allora insomma introduciamo come sempre i miei compagni di viaggio, che sono Emiliano Pilotti e Piero Gallucci. Bello, ha cambiato completamente l'introduzione. Sono andato a Adesso mi sono braccio, perso. No, non si era visto. Adesso mi sono perso la battuta che volevo fare, l'annotazione che avevo trovato. Vabbè, lasciamo perdere. Va, sigla. Ciao a tutti per questo secondo ciclo della nostra terza stagione, che stiamo cercando di complicare sempre di più. Mettiamo anche dei campi minati ogni tanto. Che quadrante siamo? Non lo so, devo fare i calcoli. Posso solo dire che da qualche tempo abbiamo rimesso a pari il numero delle puntate con il numero degli ospiti, quindi questa è la 67esima puntata e potete vedere già inquadrato il nostro 67esimo ospite, la 11ª puntata della terza stagione. Diamo il benvenuto a un caro e vecchio amico a cui dovevamo, diciamo, da un po' alcune risposte, e quindi gliele daremo oggi. Benvenuto a Nicola Cateraro. Ciao Raffaele, Emiliano e Piero. Io sono veramente contento di rivedervi, davvero contento che alla fine ce l'abbiamo fatta. Facciamo questa intervista. Avete dovuto addirittura montare una trasmissione per poter esaudire questo mio desiderio. Sono davvero contento, sono qui vostro ospite, ma in realtà siete voi i miei ospiti di quella che sarà un'intervista su questa bellissima, interessantissima esperienza che state portando avanti ormai da 67 puntate. 66, questa è la 67esima. Come avete detto, io mi presento, sono Nicola Catenaro, sono un giornalista e diciamo in questa mia dimensione professionale ho fatto tante cose nella mia vita. Noi ci siamo incontrati addirittura quando io ero addetto stampa della Termo Basket in Serie A, quando Con me no. prima, con me no. Io e te abbiamo, la prima collaborazione è stata stendere un tuo articolo meraviglioso sulle agenzie interinali che avevano appena aperto in Italia, quindi è vero. Mi stai archeologia. ricordando una cosa incredibile, credo per il Messaggero. Radio Rock News all'epoca. Radio Rock News, la mia forse primissima esperienza giornalistica. Stiamo parlando del 95, 94, 95. Una cosa antica, insomma. Io, diciamo, sono abituato da tanti anni, ormai sono 20 anni di giornalismo professionale a essere un freelance e quindi a lavorare per più progetti. Uno di questi progetti, quello per il quale, diciamo così, mi siete venuti in mente, mi avete attratto con la vostra esperienza, è il mio blog storiabruzzesi.it, che è una sorta di, diciamo così,
strumento che io utilizzo per andare a caccia di storie che poi posso raccontare sia sul mio blog sia sul Corriere della Sera, che è il giornale con cui attualmente collaboro, anzi diciamo che collaboro ormai da 10 anni con il Corriere, e mi diverto a diciamo così, individuare le esperienze, storie belle. Io non so se questa vostra esperienza finirà sul Corriere, sicuramente la stiamo diciamo così analizzando per il mio blog. Vorrei fotografare questa vostra esperienza. Forse ho parlato troppo. Se poi dobbiamo mandare un'email a Luciano Fontana, insomma, facciamo subito, non è che ci mancherebbe. Ormai mandiamo email a tutti. Ma sì, No, sì. Io una volta Nicola, lo facevo per lavoro, mandare l'email. Non hai parlato troppo, perché di solito parlo troppo io, come dicono i miei soci. No. Ti sei giustamente presentato. Ovviamente, essendo questa una puntata speciale, quasi una specie di all'incontrario, in cui abbiamo l'ospite che ci intervista, poi alla fine magari faremo qualche considerazione su come l'informazione locale, non solo locale, vede il fenomeno dell'espatrio, della migrazione moderna dei giovani. Noi ce ne abbiamo tanti che dalla nostra città, che conosciamo benissimo da tanti anni. Sì, sottolineiamo che noi ce ne abbiamo tanti, ne conosciamo tanti perché non siamo noi. Ok. Quindi lo facciamo dopo, per cui cominciamo questa intervista. Cominciamo. Allora, innanzitutto stiamo parlando di Una vita da lontano, e questa è la vostra esperienza, si intitola così, ha questo nome, Sì. giusto? Quindi Sì, stiamo sì. parlando di Una vita da lontano, oppure di Expats. Qual è il nome del vostro progetto? Allora, la dico io, poi insomma, Vai. l'idea era, insomma, Cioè, se trovare ci riesci. Sì, se ci riesco, trovare un nome a questa cosa che raccontava la vita degli espatriati, insomma. Quindi con Piero, che è la parte creativa, insomma, quello che fa i titoli, eccetera eccetera, diceva allora come lo chiamiamo questo podcast. E all'inizio era venuto, insomma, in mente di chiamare tutto il progetto Expat e poi dopo il podcast Una vita da lontano, ma poi negli ultimi 2 anni e mezzo Una vita da lontano ha preso, diciamo, il sopravvento su Expats, e quindi ormai è Una vita da lontano, penso per tutti, no? Ecco, ma possiamo dire che Una vita da lontano è un progetto di ricerca? Sì, è nato e fatica, a dire il vero, se proprio dobbiamo essere sinceri, a svilupparsi, perché chiaramente noi tre abbiamo un lavoro che ci porta via almeno 8 ore al giorno, almeno 5 giorni a settimana, più tutta una serie di altre cose che dobbiamo gestire, ma non è stato perso quell'orizzonte. L'idea iniziale di Raffaele, che mi ha proposto, ed era molto molto bella, era quella di riuscire ad arrivare a creare una sorta di legame un po' più forte. Non era solo il poter raccontare le storie di chi veniva qui, ma anche creare una community dietro. Stiamo trovando e stiamo cercando le forme per esprimere questa parte del progetto, che ancora non si è sviluppata, ma intanto comunque Una vita da lontano inizia a avere come dire, una sua solidità e una sua storia, per cui di certo non andremo a diminuire l'impegno su questo lato per favorire tutto il resto. Preferiamo fare le cose un poco più lentamente, ma magari anche fatte un pochino bene, ecco, per quel che si può. Voi cercate persone che hanno lasciato la propria terra, le proprie diciamo così, località in cui sono cresciute, e hanno cercato altro in altri paesi. Per questo cioè espatriati sostanzialmente, no? Dovrebbe essere Esatto. questa la traduzione. Quindi
poi a un certo punto cominciano a vedere da lontano i propri luoghi di origine, anche forse con una certa nostalgia, un sentimento di malinconia latente che li perseguita forse per tutta la vita. Come però cercate queste persone? Nel senso, ormai avete fatto 66 puntate, quindi sono 66 interviste, dovrebbero essere più o meno. Sì, più o Come meno. le cercate? Vi cercano loro? Dove le pescate? Dove pescate questi personaggi? Emiliano. Vai, Emi. Allora, in realtà diciamo la provenienza è eterogenea, quindi siamo partiti da una cerchia di amici, poi la rete si è allargata sempre di più, fino ad andare a, diciamo così, bussare a degli sconosciuti come alcuni dei nostri ospiti che hanno delle attività di vlog o di altri podcast o di canali su YouTube. Quindi siamo un po' eclettici, principalmente perché ci piace conoscere persone nuove. Ci piace anche, diciamo così, trovare delle cose che ci stimolano, che stimolano una potenziale puntata, una potenziale intervista o un argomento specifico che non abbiamo particolarmente mai trattato. Ovviamente cerchiamo sempre di allargare il più possibile il nostro orizzonte, considerando che ogni esperienza proprio singola di ogni singola persona è unica, quindi già questo ci permetterebbe di fare migliaia di interviste, ovviamente, ma poi anche ogni singola esperienza in un determinato paese ha dei connotati particolari e anche quello che diciamo di utile o di, insomma, di riutilizzabile da parte di altri potenziali espatriati può essere raccontato da qualcuno che ha un'esperienza in un particolare ambito lavorativo, in un paese, una migrazione da un posto a un altro per altri e vari motivi. Quindi siamo andati abbastanza in largo, non abbiamo un metodo specifico, se non quello di farci portare spesso dal gusto del momento, da quello che ci sembra giusto. Voi diciamo avete rintracciato degli elementi ricorrenti in queste storie? Cioè c'è qualcosa che vi colpisce, che c'è sempre in queste storie? Allora, intanto non c'è più diciamo l'immigrazione quella forzata, nel senso che tutti quelli con cui abbiamo parlato sono tutte persone che come me, come Piero, a un certo punto hanno detto vabbè, andiamo a fare un'esperienza all'estero, vediamo che cosa succede, e quindi poi ci siamo rimasti e quindi così. Quindi non c'è più quella roba di dire ecco, ci prendono in giro i nostri amici come Piero chiamandoci valigia e zainetto di cartone, nel senso che però in realtà chiamandovi valigia e zainetto di cartone, no? Nel senso che io sono valigia e lui è zainetto. Nel senso che ma in realtà siamo tutti partiti perché avevamo voglia di esplorare, di vedere, di fare delle nuove esperienze lavorative e personali, e quindi già questa è una cosa in comune. L'altra è che c'è sempre comunque un'italianità di fondo, secondo me, che rimane sempre, quindi nonostante magari abbiamo parlato con persone che vivono all'estero da 20 anni, 30 anni, però c'è sempre questa italianità che non è nemmeno proprio nostalgia, è proprio una specie di stamp, mi viene a dire in inglese, di imprinting che rimane, che sta lì, e quindi ci si sente italiani comunque a prescindere da dove si vive, insomma. Hai visto Emilia come ha tradotto bene? Da stamp l'ha tradotto in imprinting. Invece si vede che siamo la parola nella mia testa che non mi viene, che è timbro, però vedi. Grazie per averci briefato in questa maniera così ecco. Prompt and appropriate. Dunque, facciamo. Aspetta, se permetti. Prego. Se permetti, volevo fare una piccola aggiunta a quella di Raffaele. Noi cerchiamo di non dare mai o quasi mai un taglio diciamo partitico alle interviste, perché è chiaro che quando vivi all'estero un certo tono di politica riguardo all'esperienza che uno vive esce fuori. Però se c'è una cosa che ho notato è il piacere di scoprire il melting pot
da parte di quasi tutti quelli che abbiamo, cioè quando che poi credo che sia anche una degli ingredienti della ricetta per vivere bene quando sei fuori, che avere piacere a integrarsi, a vivere e a scambiarsi le proprie radici culturali e le proprie come posso dire, sì, praticamente le proprie idee completamente all'interno della società in cui ti trovi. È raro, o almeno non ricordo in questo momento, un accento posto in altro modo finora nelle interviste che abbiamo fatto. Avete un identikit delle persone, diciamo così, voi avete intervistato oltre 66 personaggi. Facciamo l'identikit di questo, diciamo, facciamo un esempio surreale. Misceliamo tutte queste 66 persone, ne esce fuori un'unica persona che ha un identikit, diciamo, non so, per quello che si può dire, il motivo per cui è partita questa persona, ha lasciato la Terra, qual è il motivo ricorrente, che cosa sogna di fare, se sogna di tornare, se sogna invece di continuare a guardare lontano, se ha avuto successo, non ha avuto successo, se ha realizzato i propri sogni oppure se ne ha realizzati altri. Ecco, rispondendo a queste domande e guardando al centro di questo uomo, personaggio fatto di 1000 storie, fatto di 66 storie, cosa vedete? Cosa emerge? Ecco, io se posso, non ho risposto alla domanda precedente, cioè se c'erano delle cose in comune tra appunto le persone che abbiamo intervistato. Una cosa in comune tutti ce l'hanno, anche gli stranieri che vivono in Italia che abbiamo intervistato, cioè che sono quelli che noi definiamo gli espatriati di successo, cioè quelli che sono andati via, sono andati fuori e poi ci sono rimasti, perché non tutti quelli che vanno all'estero per fare un'esperienza o per cercare un lavoro, per stare, per migliorare la propria posizione, condizione, la propria vita, poi ci rimangono. Quindi intanto sono quelli che sono partiti e non sono tornati. Poi rispetto a cercare di fare un'etichetta è difficile, perché tantissimi ci dicono che non torneranno in Italia, se non magari a passare la pensione e gli anni e le vacanze magari. Altri invece dicono che il loro sogno nel cassetto a un certo punto è di ritornare in Italia. Quindi su questo io non mi sbilancerei. Magari Piero ha una sua opinione diversa e definita. Ho sempre un'opinione spesso diversa dagli altri, quindi no, è un tratto ricorrente, quello sì, lo posso dire, è l'ironia. Sono stati tutti o quasi ironici, pronti a prendersi, a prendere un po' in giro e a sorridere. Credo che sia anche quello tra l'altro parte di quella ricetta di cui parlavamo prima. E aggiungendo una cosa, è vero che abbiamo sempre intervistato i cosiddetti migranti di successo, ovvero coloro che non si sono trovati male nel vivere la propria esperienza fuori. In realtà saremmo anche interessati a conoscere gli altri, cioè quelli che sono andati fuori, non si sono trovati bene e hanno deciso di rientrare. Non abbiamo avuto l'opportunità sinora, ma continuiamo a cercarle, perché no? Bene, dunque io adesso a questo punto vorrei addentrarmi in qualcuna di queste storie. Io vi chiedo qual è la storia più bella che avete raccontato attraverso questi personaggi. Beh, scegliete un personaggio. Uno a testa, non ce li litighiamo. Scegliamo no, cercate di convergere su una storia, su un personaggio. Qual è la storia più bella, più emozionante che avete? No, ma in realtà di storie emozionanti ce ne sono tante, perché poi siamo passati da Filippo Tattoni Marcozzi, mi viene in mente, che è curatore d'arte di personaggi famosi come Elton John, George Michael, famoso praticamente in tutto il mondo,
che ne so, Luca Manfè, che è il vincitore di MasterChef USA, quindi uno che a un certo punto si è trasferito in America, faceva il cameriere, il barista e poi si è appassionato alla cucina. Si è appassionato alla cucina e ha vinto MasterChef. Quindi, oppure, per esempio, Giulia, che è una ragazza che vive in Giappone, che a un certo punto si è trasferita in Giappone per amore e adesso fa la sommelier di sake. Quindi praticamente è andata lì e ha rubato, come abbiamo detto noi scherzando, il lavoro agli altri. Quindi ci sono tante storie così. Secondo me la cosa in comune che c'è sempre è spesso, mettiamola così, il 90% delle nostre storie hanno in comune l'amore per il cibo italiano, per la cucina. Quindi c'è sempre a un certo punto della puntata noi finiamo sempre a parlare di mangiare. Quindi già quella è una cosa che accomuna tutti perché quanti. c'è... Ma diciamolo, perché in Italia si mangia meravigliosamente, ma meglio che in qualsiasi altro paese nel mondo e forse anche forse anche oltre. Io invece vi chiedo qual è la storia più assurda che avete raccontato, più strana, più assurda. Io credo che dal mio punto di vista sono quella che, devo dire la verità, ho amato davvero tutte, non è un modo di dire, raccontarle, perché poi mano a mano che un ospite inizia a entrare in sintonia con noi, e fortunatamente ci entra di solito piuttosto velocemente, questo è un bene, è super interessante ascoltarli. Però c'è una delle mie più care amiche in assoluto, una delle nostre più care amiche in assoluto, che è anche lei un emigrante di, insomma, certa esperienza, oramai parliamo di credo 15 anni, una cosa del genere, che è direttrice di una rivista, è disegnatrice ed è emigrata per amore, perché il proprio compagno, il proprio marito, con cui ha avuto anche 2 bambini, è originario di Valencia. Possiamo dire il nome di questa persona? Adele. Il nome? Adele, per me la storia di Adele, che non è abruzzese, ma Adele oddio, una donna non si dovrebbe dire, però è mia coetanea, del 75 anche lei. Okay. E noi eravamo coinquilini a Roma prima di emigrare tutti e due. Ok. E considerare che da quella casa di Roma dove ci trovavamo meravigliosamente, lei nata in Campania ma poi diciamo cresciuta tra Milano e Bologna, Milano nell'adolescenza, nell'infanzia e l'adolescenza, Bologna ai tempi dell'università, e io invece abruzzese, poi finito a Roma per cercare opportunità di lavoro. Abbiamo amato così tanto Roma che siamo emigrati tutti e due. Più assurdo di questo. Diciamo, sì, e abbiamo amato davvero Roma. Mi era sfuggito che fosse la tua compagna di vita. No, la mia coinquilina e carissima amica. La compagna di vita di un altro, per fortuna di entrambi, direi. Vorremmo dire ai lettori che per noi è difficile scegliere una storia rispetto a un'altra, una puntata rispetto a un'altra, perché effettivamente dopo si sono succedute, e in ognuna di queste abbiamo trovato qualcosa di bello, divertente, anche un interscambio di esperienze e di storie che ci ha interessato e che ci è piaciuto. In questo momento se paresse un torto. Sì, no, ma se mi fai proprio una domanda specifica, io ho il vuoto nel cervello. Perché... No, ce n'ho una per te, che secondo me è la più assurda di tutte, ovvero Raffaele D'Andrea, che è un signore che fa il carabiniere, che fa il carabiniere all'ambasciata di Dublino, e tu dici vabbè, fino a qui tutto normale, però è uno scrittore. E tu dici, che cosa scrive un carabiniere? Che ne so, true crime mi verrebbe in mente, che ne so, spara. No, è uno scrittore di fantascienza. È uno del suo ultimo libro, che poi abbiamo presentato durante il podcast, che non so, forse Emiliano avrà da quelle parti lì. Racconta la storia di un gruppo di carabinieri che incontrano degli alieni o una roba del genere. Adesso libro ancora fantastico, non l'ho letto. Ma questi libri poi li pubblica? Sì, no, pubblicato, anzi, se vuoi comprato. abbiamo le prove, un attimo che lo prendo.
Vabbè, Quindi, visto che fugge Emiliano, fuggo anch'io che vado a prendere il caricabatterie, scusate. Quindi questo per esempio è uno degli esempi di persone che fanno tutta una vita all'estero, poi anche lui per scelta, perché a un certo punto lui nato in Inghilterra ma cresciuto in Campania, quindi ha deciso da carabiniere di fare questa esperienza in ambasciata. Poverino si è ritrovato a Dublino al momento del Covid, quindi è stato un pochino più complicata la sua vita da espatriato, soprattutto con la famiglia, eccetera, eccetera. Ma la cosa fantastica è che, ecco, Emiliano c'ha il libro in mano, l'ultima creazione, I che ha un titolo complicato. Ty Copper. Non lo vedo. Perché devi allargare il mio segmento. Dove c'è Emiliano. Eccoti. Quindi li scrive in inglese? No, è scritto in italiano. Centralo, Emi. In italiano. Scrive in italiano. Edito da Book Road. E poi un'altra storia, anche qui secondo me assurda ma molto divertente, è quella di Gaia Sianchiki, Gaia Dominici, che faceva la fotografa praticamente, se n'è andata a fare un'esperienza di lavoro studio in Kenya e si è innamorata di un guerriero Masai ed è rimasta lì praticamente a vivere. Adesso hanno una bambina e lei vive in mezzo alla savana, quindi Ma lei è abruzzese? No, lei è credo milanese, quindi con una storia poi incredibile, perché di origine colombiana, adottata da una famiglia di Milano, eccetera eccetera. Meravigliosa. Però fantastico. Però devo averla già sentita questa storia, non so perché non mi suona nuova. Perché lei comunque ha avuto per un periodo grande eco anche dal punto di vista dei media nazionali, e quindi è una storia che più o meno si conosceva. Con noi è stata veramente meravigliosa, perché si è aperta completamente. Proprio è stata una puntata che avrei voluto non finisse mai, per dire. E credo anche la storia del calabrese in Giappone, che è meravigliosa. È meravigliosa, perché io dicevo un calabrese in Giappone, quindi è partito e è andato in Giappone. No, lui era in Australia. Era finito per varie traversie in Australia, si è innamorato di una ragazza giapponese, ha deciso vabbè, perché stare in Australia, vado in Giappone senza conoscere il giapponese. Meraviglioso, cioè, un'altra puntata di quelle epiche, direi proprio. Come si chiama costui? Si chiama Giovanni Rattacaso, ma del suo canale YouTube è Calabrese in Giappone, appunto, per quello l'ho citato così. Ed è anche lì a suo modo, cioè c'è uno humor nero dietro al suo personaggio, perché mentre tutti gli altri youtuber che fanno video dal Giappone raccontano questo Giappone bellissimo, pieno di gente gentile, lui lo critica. Lui invece racconta il dark side del Giappone, no? Quindi che i giapponesi sono razzisti, che trattano male gli stranieri, che insomma tutta una serie di cose che poi ovviamente vengono messe, diciamo, sulla bilancia rispetto agli altri, quindi insomma, però è divertente il fatto che lui abbia questo taglio completamente opposto nel raccontare la sua vita in Giappone, da papà adesso, insomma, da espatriato in Giappone. Se mi permetti l'ultima, c'ho invece, questa la cito anche, ma è perché anche lì c'entra un po' della mia esperienza personale, ed è un amico che è cuoco e pizzaiolo in quel di Varsavia, e sono felicissimo perché la storia gli sta andando bene, ha trovato una sua dimensione, sta crescendo e tutto, e lui è stato uno dei miei compagni d'avventura della mia prima avventura all'estero, letteralmente, quando per un'azienda italiana di trasporti siamo finiti in quel di Manchester, e ci eravamo trovati inizialmente tutti e due molto male. Poi io ho avuto un buon rapporto anche con quell'avventura, lui invece dopo un po' non ha retto, ha preferito rientrare a Roma, e adesso invece è un emigrante di quelli che noi definiamo di successo, per cui magari non è assurda, ma è una bella storia, è stata davvero una bella storia, e ne ho avuto un piacere particolare, visto che nel mio piccolo avevo contribuito anche a che questo si realizzasse. Quanti follower avete? Quanti follower ha questo progetto? Allora, sul canale YouTube abbiamo più o meno 300 iscritti, mi pare, una roba del genere. Ok. I download dei podcast sono sopra i 3000, quindi. Sì. E poi
non tantissimi followers negli altri social, insomma. In realtà ed è questa una cosa importante, il canale YouTube c'è perché è quello che porta traffico, è perché è quello che si vede di più ed è oggettivamente quello che poi a un certo punto magari monetizzerà un pochino e quindi magari riusciamo a coprire qualche spesa se però insomma noi, sai Nicola, veniamo dalla radio tutti e tre, quindi insomma il nostro core business è la voce e quindi ovviamente puntiamo tanto soprattutto sul podcast in sé per sé, quindi sul fatto che le persone si possano sentire queste storie in cuffia o andando a passeggio oppure insomma mentre lavorano su tutte le piattaforme, immagino, sì, a partire da Spotify, o sì, no? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera eccetera, quindi basta cercare sul proprio Una vita da lontano. Sì, poi senza menzionare la nostra disavventura su uno dei social più diffusi che ci ha fatto decidere a un certo punto di diciamo così, di puntare direttamente alle puntate, all'audio, al video, a YouTube e ai podcast, e di cercare di diciamo così avere un buon equilibrio tra il tempo da dedicare per diciamo così fare attività per portare traffico e il nostro lavoro, la nostra vita normale, che diciamo così quello chiamiamo definiamo pompare un sito, un'attività, una situazione. È un lavoro di per sé che richiede attività continua e costante e quotidiana, quindi abbiamo deciso di puntare più sulla sostanza, di continuare a diciamo così aggiungere ospiti, a fare rete, appunto comunità, piuttosto che ne so, dedicare tempo e fatica a un social che poi un giorno ti chiude la pagina e chi si è visto per non si sa per quale motivo. Questo per il Soldoni. Dunque avevo dimenticato prima il nome del ragazzo di Varsavia, si chiama Patrizio Cocciarelli, e tra l'altra cosa, come ha detto giustamente Emiliano, il social in questione appunto può essere una complicazione, per cui Mark Zuckerberg ti odio. Dal profondo del cuore, ma detta così. Ma si odia anche lui, perché insomma ultimamente non gli sta andando proprio bene in termini di portafoglio. Ma se il metaverso gli finisce tra capo e collo mi spiace proprio tanto. A proposito di abruzzesi famosi, insomma ricordiamo che il nostro Marco Verratti è il primo ad essersi comprato una villa nel metaverso, quindi insomma questa è una notizia che rimane qui. Ma la fornacella ci sta? Nel metaverso? Non so, ma secondo me se non si è fatta una villa con la fornacella, insomma, c'è una meta fornacella. C'è una meta fornacella, però c'è una metacella, va bene. Dire certe cose però, che si fraintendono. Mi sono dimenticato anche io una cosa, di chiedervi quali lavori voi fate, però mi dovete dire la qualifica. Quali lavori voi fate nella vita che diciamo così out of una vita da lontano? Allora, io faccio Raffaele. Il padre, insomma, intanto poco perché ed è già un lavoro impegnativo. Poi soprattutto per la figlia, quando lavoriamo da casa molto di più. Mia figlia mi vedeva molto di più, insomma, adesso sa chi sono. Adesso prima è contenta, prima c'è stato almeno per i primi 3 anni un momento in cui insomma e poi lavoro per una famosa multinazionale americana di cui non possiamo fare il nome, e per questa multinazionale americana faccio il manager, insomma, mettiamola così. Bene. Emiliano. Allora, io sono libero professionista, faccio ripresa e montaggio, quindi non so come viene definita la mia figura professionale in questo momento. Videomaker, certo. Videomaker ce ne sono sempre pochi. Mi fa un effetto strano dire videomaker, perché così uno cerca di darsi un tono con una parola straniera. Io mi sento più un artigiano proprio della comunicazione video, e quindi non so. Lui taglia ancora la pellicola con le forbici e poi la incolla col cerotto. Piero invece? Allora, in termini aziendali la job description è gaming manager per la Svezia. Ok. E in termini più comprensibili sono un online casino manager, quindi gestisco il casino online del territorio svedese per una multinazionale
del gioco d'azzardo. Benissimo. Ora Soprattutto io perché vi faccio sembro l'ultima svedese. domanda, dopo, Sì, no, ma scusa dopo se ho riso, interrompiamo Piero. l'intervista e fate voi le domande. Va Figurati bene, io. dopo cominciamo col cazzeggio, va bene, dai. Ah, perché fino adesso... Oh, scusate. Dunque, l'ultima domanda, perché io ritorno sempre lì. Vai. Lì. Perché questi vostri personaggi che vivono all'estero vanno via dall'Italia? Se poi la devono in qualche maniera rimpiangere, se devono per una vita, diciamo così, avere nostalgia del cibo, di altre situazioni, di altre cose. Se posso dare l'inizio di questa risposta, vorrei espandere quello che si dice dei siciliani in generale e allargarlo in questo caso per gli italiani con cui abbiamo parlato, cioè che puoi togliere loro dall'Italia, ma non puoi togliere l'Italia dal loro cuore. Ed è stato esattamente così. Però non direi di rimpianto. Però perché partono? Perché vanno via quasi tutti? Ma guarda, Per lavoro, anche immagino. questo volevo darti come principio di risposta. Dunque, una volta si diceva che c'era il tipo di emigrazione era o la migrazione economica, e in quel caso si intendeva proprio una migrazione di necessità, cioè era o trovo un mezzo di sostentamento da un'altra parte oppure il sostentamento non è proprio speranza, o era la cosiddetta fuga dei cervelli. Si è creata in realtà una ampia fascia di mezzo che credo sia la gran parte dell'emigrazione contemporanea, tant'è vero che io l'ultimo dato che avevo letto era del 2019, quindi l'ultimo anno pre-Covid. L'Italia era un paese a saldo negativo in quanto a immigrazione ed emigrazione, e è un'emigrazione di opportunità, di curiosità, cioè gente che magari ha fatto un viaggio, ha detto vado a fare un'esperienza. Io la prima volta mi hanno offerto un lavoro, e mi ci ritrovo anch'io, la prima volta mi hanno offerto di andare all'estero. Io lavoravo per un'azienda italiana a Roma e mi hanno detto vuoi fare la startup di questo servizio in Inghilterra? Sì, sai, era comunque qualcosa che avrei potuto mettere a curriculum, miglioravo sicuramente l'inglese, e quando sono tornato in Italia avevo voglia di ripartire. Ed è successo a molti, ma perché quando vai fuori ti inizi a vedere le cose anche da una prospettiva diversa. Sì, Certo. anche Più globale, non è un modo di dire. No, sì, infatti io mi sono stoppato perché volevo dare anche... No, io volevo aggiungere che anche quelli che abbiamo intervistato, che sono andati via spinti da una situazione di lavoro non entusiasmante, non bellissima, non vedevano una prospettiva, pur avendo magari un lavoro, una situazione, sentivano di aver bisogno di qualcosa di più e sono andati alla ricerca di un miglioramento di una situazione. Magari non hanno trovato il lavoro più bello del mondo, hanno trovato un lavoro normale che però gli permette di avere una vita non solo dignitosa ma di più, cioè di avere un progetto di vita. E questo che ho ritrovato in tante storie legate appunto a una partenza, diciamo così, da una dinamica di lavoro eccetera. Ma noi abbiamo intervistato persone che per esempio in Italia non hanno mai lavorato, nel senso che appena usciti dall'università o anche prima, già mentre erano iscritte all'università, sono andate fuori e ci sono rimaste tranquillamente. Lì c'è intanto il fatto che uno appunto per curiosità, per necessità di ampliare i propri orizzonti va a vedere cosa c'è fuori, poi ci rimane perché si è creato, si è costruito una vita. Sono tante sono tante le storie diverse, con le dinamiche diverse. Io per quello magari la frase che ho detto all'inizio, cioè che tutti gli espatriati sono tutti diversi perché ognuno ha un'esperienza diversa, non lo dico perché è una bella frase che ha effetto eccetera, ma perché mi sembra vera, perché alla fine anche se uno fa dei percorsi simili, magari quei percorsi simili sono fatti per dei motivi completamente diversi, e questo è l'interessante.
un'altra cosa comune, almeno in termini di percentuale, per esempio un sacco di gente si è trasferita, si è spostata per amore. Poi magari queste storie d'amore sono finite, però queste persone che si sono trasferite per amore poi sono rimaste e magari l'amore è andato da un'altra parte, per cui c'è anche un minimo con un denominatore, almeno un 50% delle persone che abbiamo intervistato che a un certo punto per amore, per un fidanzato, una fidanzata, per un sono andati. Però noi adesso l'abbiamo raccontata tutta bella, carina, simpatica, ma attenzione perché se poi ti fai un giro sui vari social, sulle varie pagine italiani A, italiani D, ci sono tante c'è tanta negatività intanto, quindi quando tu magari trovi un post di qualcuno che chiede qualche informazione per poter andare in Inghilterra, per poter andare in Irlanda, in Australia, le risposte sono tutte super negative, no, stai a casa, non venire, ci vuole questo, se non sei preparato, quindi intanto quello, quindi c'è comunque una parte di persone che noi stranamente non abbiamo intercettato, che sembrerebbe che non sono contente della scelta che hanno fatto, ma oppure lo esprimono solo sui social. E dall'altra parte però diciamo che poi non è facile, nel senso che è facile dire ok, vado e parto, però poi ci vogliono insomma un pochino di attributi, perché insomma bisogna imparare a staccare il cordone ombelicale e poi dopo diventa tutto molto più interessante. Però secondo me non è semplice, soprattutto all'inizio, magari quando ti ritrovi in un posto dove la lingua la parli relativamente poco, tanti soldi in tasca non ce l'hai. Cos'è la cosa più interessante secondo te, Raffaele, di quello che si scopre dopo quando si approda in un altro posto? Che c'è un'indipendenza che soprattutto per noi che viviamo in una città di provincia, che veniamo da un posto tra virgolette piccolo come Teramo, diventa poi necessaria come l'ossigeno, nel senso che io ti posso dire che a un certo punto mi sono ritrovato a lavorare per alcuni mesi in Italia per un'altra azienda e comunque c'erano una serie di cose che non funzionavano e quindi sono dovuto ripartire un'altra volta. Quindi quello è una cosa che per esempio ti manca. Cos'è che non funzionava? Tutto, dalla burocrazia al rapporto con i colleghi, al fare le cose in un modo piuttosto che in un altro, insomma. Poi dopo certo ci sono tante altre cose belle, però quelle cose a cui ti abitui vivendo sempre solo nello stesso posto, poi quando non ce l'hai più e quindi le guardi da un'angolazione diversa, poi diventano insomma fastidiose, mettiamola così. C'è un comune sentore tra coloro che avevano come noi già lavorato in Italia, che in effetti ho potuto riscontrare in queste interviste, che si può riassumere: in Italia dovevi quasi essere grato per il fatto di avere un lavoro, mentre chi è come dire più corretto, e sono in molti, dei datori di lavoro, anche quando parliamo di multinazionali all'estero, la cosa che ti dicono è io voglio che tu lavori bene perché mi fai guadagnare, ma se mi fai guadagnare io poi ti mostro l'adeguata riconoscenza, di solito sotto forma di economica, che non è mai male. E per cui c'è tra le altre varie cose, oltre alla stabilità, alle prospettive eccetera, c'è la gratificazione, cioè c'è il sentirsi considerato, che è una cosa fondamentale, cosa che sinceramente a me non era accaduta, ma in molti di quelli che abbiamo parlato non era accaduta stando in Italia. In più, se posso aggiungere un'altra cosa, io devo dire che quando dico la cosa più bella di quella che è stata la mia esperienza all'estero, la riassumo con una delle primissime cene fuori con dei colleghi che feci quando vivevo a Gibilterra, o meglio nel paesino spagnolo di fianco a Gibilterra, ed eravamo 9 persone a cena, 9 nazionalità diverse, incluso un giapponese. Bello. Tra l'altro, ecco, salutiamo il sindaco della linea, che poi ancora no, questo era il refrain della seconda stagione. Ti prego. Mio amico su Facebook, e poi vorrei ricordare che la linea è un famoso
docufilm che trovate su Netflix non ci dà una lira, però insomma se volete capire dove viveva Piero, dove vivevate, dove vive io volevo alcuni dei nostri ospiti, insomma, usciamo dal nostro tormentone. Volevo aggiungere... Non è la Medellin europea. Volevo aggiungere una cosa, chiarire anche una cosa, perché io con i nostri ospiti sono sempre molto entusiasta, molto curioso, molto positivo sempre, quindi cerco anche di trovare, perché sono fatto così io, di trovare il buono nelle loro situazioni, anche da dei racconti strani, più problematici eccetera, però non è che all'estero non succedono cose brutte, per esempio sul lavoro, che non incontri dei cattivi capi o delle cattive aziende, o che non ci siano problemi. Però quello che abbiamo notato che nelle storie dei nostri intervistati, non è stato per loro, sì, è stato un problema, ma è stato un problema oltrepassato, perché si cambia con determinazione e con la speranza reale di trovare una situazione migliore. Quindi non è come qui, che magari tu stai in una situazione un po' così, non considerato, pagato poco, eccetera eccetera, cambi lavoro per andare in una situazione anche peggiore. All'estero c'è questa fiducia nel futuro, perché se ti trovi in un posto dove non ti va di stare, non vuoi stare, non ti pagano abbastanza, non ti considerano abbastanza, ce n'è un altro che magari ti viene pure a cercare per farti lavorare da lui. Quindi c'è una differenza proprio anche di visione, di mobilità, di questa cosa. Verissimo. Sentite, ma dove volete arrivare? Cioè, ne avete fatti 66, dove volete arrivare? Finché voce non si separi. Fino a quando non litighiamo, cioè quando arriviamo al punto in cui litighiamo e basta, non ce la faccio più, allora forse ci fermeremo. Nel senso che è stata anche un'ottima scusa per poter parlare tutti insieme tutte le settimane. Quindi, insomma, anche quello è stato bene. Questa è una bella risposta. Quindi fino a quando abbiamo voglia. Le mie domande ecco, sono finite. Quindi nei 5 minuti che ci adesso rimangono... intanto ti diciamo, se tu hai degli abruzzesi all'estero che incroci con le tue storie e che magari noi non conosciamo, sì, per motivi nostri, giraceli e vediamo di fare sinergia, perché uno sicuramente ve lo segnalo, è Pietro Di Tiglio, pescarese, che sta facendo un'esperienza pazzesca. Io ho scritto di lui sul Corriere della Sera, nell'inserto Buone Notizie, ogni tanto scrivo lì. Lui è stato scelto dalla NASA per sperimentare diciamo la vita su Marte senza muoversi dalla Terra, cioè come sia possibile questo. Adesso ve lo spiego. In pratica hanno ricostruito a Houston la capsula che dovrà poi andare ad approdare sul pianeta rosso, e lui ed altre persone devono rimanere rinchiuse in questa capsula, ed l'esperimento è in corso fino a una data di marzo, adesso non ricordo, comunque per un mese e mezzo, e capire che cosa succede, insomma, in un ambiente così ristretto. Altro che una vita da lontano, questa è proprio una vita da lontanissimo. quella è una vita dalle stelle. Ecco, parlando di televisione, se avete visto Space Force, nella prima stagione c'è un esperimento simile, ovvero di questi astronauti che vengono messi in questo deserto, chiusi in queste capsule. Emilia, non è colpa nostra del lavoro, questo non vede la figlia perché non si stacca dallo schermo. Hai capito? Non si stacca dallo schermo. Sì, ma hanno un profilo per uno, quelli sono tre, hanno 3 profili, 3 televisori, ognuno guarda la televisione per conto suo. Questa è la modernità. Quindi Pietro Di Tiglio, sì, quindi hanno scelto... ne avevo sentito parlare. Pietro Di Tiglio, ma adesso se ci riesco dunque io posso ovviamente
condividere lo schermo, Sì. no? Posso farlo. Quindi l'hanno scelto perché, potrebbe essendo essere- originario di Pescara, hanno scoperto che quella era la cosa più vicina all'ambiente di Marte, immagino, vero? Sì, certo, penso proprio di sì. In realtà avevano puntato su Adesso però Semproni, io sul devo- famoso Semproni, certo. però poi dopo... Adesso, Oddio. adesso Allora- Emiliano in post-produzione aggiunge una clip di Semproni Assolutamente. che dice 2 o 3 cose. Ecco. E poi così Dunque io riusciamo a sapere. sto condividendo, no? Sì, Ancora Sì, no. tuo ti stiamo schermo stai vedendo. Sto condividendo. Ecco qui, questo è l'articolo. Vai. No, questi siamo noi. Il geologo di Tiglio è il solo italiano del team che simulerà il primo viaggio interplanetario. Partenza virtuale venerdì, e questo era eravamo dunque non ricordo quando è che è stato pubblicato, 26 gennaio, poi ritorno 45 giorni, quindi diciamo più o meno a metà marzo sono insomma nel mezzo di questo esperimento. In genere Vivremo in circa 148 metri cubi. Ok, vabbè, dai, Veramente. un appartamento grande. Cubi per... Niente di più. QB. E questa È è la molto moglie piccolo. e un altro personaggio da intervistare. Ok, ma lui Questa è la vive, moglie che è un altro personaggio da intervistare. lui vive in America o viveva Perché lei vivevano in Abruzzo, dopo hanno vinto la green card Ah, ok. e sono emigrati a New York, e lei ha un blog che si chiama La valigia stelle e strisce, dedicato alla vita americana vista con gli occhi di chi viene da fuori. Insomma, fanno un po' una cosa che potrebbe avere successo sul vostro canale. Sì, Assolutamente. allora, Noi- sicuramente li contattiamo. Poi Valigia di Cartone vuole parlare sicuramente con la valigia Oh, Allora, Nicola, ma raccontaci un po' che succede a Teramo. Adesso mettiamola così, che succede nella provincia Teramo, meccanica e armata abruzzese nella provincia più bella d'Italia. dopo il Covid. Insomma, se il Covid è finito. Dunque no, è sicuramente la provincia più tranquilla d'Italia, a parte alcuni fatti di cronaca nera veramente assurdi sui quali insomma se siamo abbastanza edotti, e che sono però dei casi sporadici. Non direi che questa provincia brilla particolarmente per cronaca nera, però insomma sono avvenuti anche qui fatti efferati di cui ciascuno di noi magari preferirebbe non parlare, non avere ricordo, però anche qui succede questo. Però per il resto si vive in maniera molto tranquilla, con dei tempi così, diciamo così, Dilatati. Sì. rispettosi delle pause, e quindi insomma con forse questa è la cosa più che più mi dispiace, con un ventaglio di opportunità, diciamo così, abbastanza ristretto, per un fatto sia geografico, cioè noi siamo una città di provincia lontana dalle metropoli, siamo in Abruzzo, che è una regione non dimenticata come il Molise, ma insomma comunque che esiste, una regione ricordiamolo, che il non Molise vive- esiste, anche se qualcuno non ci crede. sì, non Molise lo Abbiamo dici- anche un amico. non lo ricordiamo- diciamo troppo in giro, perché questo fatto che nessuno sa dove sta il Molise, eccetera, loro si sono ritagliati, diciamo così, una loro vita tranquilla e senza troppe, diciamo così, invasioni. Comunque io sono fautore della riunificazione, se proprio si deve sapere. Anch'io sono a favore della Per riunificazione. noi, Assolutamente. noi siamo fratelli. Comunque qualcosa si sta facendo, qualcosa sta cambiando, anche se si è dovuto attendere anche 20 anni perché certi progetti approdassero, però insomma Teramo un po' sta cambiando anche grazie, diciamo così, al tempo che passa. Però ci sono dei progetti molto interessanti in corso. Per esempio c'è il progetto del teatro romano che Che gioia. rivedrà
la luce tramite l'abbattimento dei palazzi che sventuratamente gli sono stati costruiti nei secoli scorsi addosso, sarà liberato da queste costruzioni, e c'è un progetto di recupero che vede insomma impegnati più enti, e probabilmente si tornerà a fruire del teatro romano, che è un gioiello sicuramente unico in Abruzzo, e fa di Teramo una città insomma abbastanza attrattiva da quel punto di vista archeologico e monumentale. Poi c'è il progetto del recupero dell'ex manicomio, che è questo manufatto incredibile che abbiamo in centro storico, e anche lì si parla ancora di progetti, però insomma i soldi ci sono, così dicono almeno, e lì dovrebbero andare delle diciamo così, delle attività più legate all'arte, quindi favorendo un po', si parla del trasferimento lì della nascita, insomma dell'avvio concreto di una facoltà, no, delle discipline artistiche e musicali, del DAMS. Ok, quindi insomma però no, poi l'impressione che abbiamo noi, almeno quando torniamo, cioè io l'unica cosa che vedo che cambiano sono le rotonde a Teramo, che da un semestre all'altro No, ne aspetta, trovo di Bono, nuove o ne Bono. spariscono alcune. E Poi che dopo cosa c'hai contro le rotonde? Che da ex londinese l'odio che ho nei confronti dei semafori è una cosa tremenda. Cioè, vivi 20 minuti a Londra, poi ne parliamo. Dai. Invece no, la domanda che ti voglio fare è: in storie abruzzesi, qual è stata la storia più assurda invece da parte tua, e insomma mettendola in parallelo con le storie che raccontiamo noi, insomma le storie di emigrazione. Dunque no, io ho fatto quella domanda a voi, non ricordando che quando la fanno a me vado in tilt totale. Benvenuto nel club. Non so proprio cosa rispondere, cioè ci sono tante storie. Io direi una cosa, che sicuramente quello che direi il motivo per cui racconto queste storie, perché sono interessato alle storie, perché sono quelle che fondamentalmente cambiano il tuo modo di vedere le cose. Cioè quando tu diciamo così vai dietro una notizia e vai a cercare diciamo così il motivo per cui è nata una cosa, riesci a guardare negli occhi i personaggi, riesci ad avere un legame che non avresti mai raccontandolo dall'esterno. Quindi si tratta proprio di interiorizzare, far tua una vicenda, e solo in quella maniera, cioè solo raccontando una storia. Sembra paradossale, perché il giornalista non si trasforma in uno scrittore, il giornalista rimane tale e racconta dei fatti, però solo trasformandosi in scrittore, quindi recuperando una dimensione più profonda, riesce a raccontare realmente, cioè con un approccio emozionale quella cosa. Tant'è che, perché si va in un posto, adesso sempre di meno purtroppo con l'online che viaggia a velocità assurde, anche trasmettendo spesso fake news, ma il giornalista va in un posto perché solo vivendo accanto, guardando le cose che sono accadute o che stanno accadendo, riesce a raccontarle meglio. Quindi io sono appassionato di storie, perché sono forse la dimensione più bella del raccontare, che poi come dire, si manifesta in una veste giornalistica, ma è un modo, è sempre un modo di raccontare. In fondo il giornalista non è altro che un testimone che cerca di trasferire ad altri informazioni su determinati fatti. C'è un modo, diciamo, più bello di farlo, che è quello di viverlo diciamo così, davanti alle cose che accadono, di andare alla ricerca ed non sempre è facile, è un modo più meccanizzato, più industriale, più commerciale, se vogliamo, di
di raccontare delle cose che a me sinceramente non piace, e da cui mi sto distaccando molto, perché sembra l'industria della notizia poi sull'online spesso e volentieri insegue lo share dell'attenzione da parte dell'utente, quindi è drogata. Invece la storia ti costringe a stare lì e a guardare negli occhi una persona, anche prendendo il tempo che ci vuole per raccontarla, per capirla, per poi trasferire quell'esperienza nella maniera più, diciamo così, completa possibile. No, potrei parlare. Ascoltavamo. Siamo in chiusura, ma ascoltavamo. Per me hai due appartamenti all'ordine e uno che sognava di fare il giornalista, per cui ci hai affascinato con questa bella descrizione di quello che è veramente il mestiere. Ed è il motivo per cui poi è iniziata la mia collaborazione con il Corriere. Cioè, io ho proposto, allora, che cosa è successo? Sì. Vi racconto, poi siamo già all'ora di trasmissione. In pratica, e poi veramente la chiudiamo, io ho iniziato perché con dei colleghi nel lontano 2011 ci mettemmo in mente di creare un dorso, cioè un inserto del Corriere della Sera in Abruzzo, quindi un dorso abruzzese che si sarebbe dovuto chiamare il Corriere d'Abruzzo. E facemmo anche 2 incontri, trovammo l'imprenditore, trovammo quindi il finanziatore, facemmo 2 incontri con la proprietà, con RCS a Milano, proprio negli uffici di via Solferino. Questo progetto non andò in porto, anche se ci andammo proprio vicinissimi, perché cambiò proprio la linea imprenditoriale, cioè l'obiettivo non era più quello di fare dei dorsi compartecipati con imprenditori locali, ma era quello di fare, come dire, di riportare dentro le proprie attività, e quindi anche i dorsi locali, come ce ne sono, Corriere del Veneto, Corriere Trentino, Corriere di Bologna, Corriere Fiorentino, sono dorsi che sono sostanzialmente di proprietà, cioè sono nati come dorsi di proprietà per metà di RCS, per metà di imprenditori locali, poi sono diventati, cioè adesso stanno rientrando, la politica è quella di farli rientrare dentro. Il Corriere d'Abruzzo sarebbe dovuto diventare, diciamo così, un dorso compartecipato. Non fu così, però io accumulai tutta una serie di contatti che poi mi sono stati utili in quell'esperienza per arrivare, e non è facilissimo, cioè non è banale, alla redazione e al caporedattore del Corriere della Sera. La redazione si chiama Cronache Nazionali, e cominciare a proporre delle storie. Iniziai con l'online e mi ricordo Marco Grazietti che faceva il calzolaio con la laurea in tasca, e lui è un expat come quelli che descrivete, anzi adesso lavora in KTM. Wow. Potrebbe essere una bella storia da raccontare. Poi 2 operai diventati imprenditori che salvano l'azienda che non li voleva, che sono quegli imprenditori della GLM che erano partiti con un piccolo sogno volevano avere più riconoscimento da parte dell'azienda, non lo ebbero, se ne andarono, fondarono la loro azienda e poi salvarono quella che stava fallendo, da cui venivano. Insomma, queste storie, se tu non le cerchi, non le trovi, le devi cercare sempre, e non ti puoi accontentare delle agenzie che passano, l'ANSA che sforna continuamente, perché non fai altro che, diciamo così, un'attività giornalistica mediata da un altro che ti riporta notizie a cui tu devi credere, e invece il giornalismo andrebbe verificato puntualmente, no? Allora io preferisco, invece che mettermi nel carnaio delle notizie che, diciamo, in maniera
catena di montaggio vengono riversate su ormai 10.000 device, 10.000 piattaforme diverse. Preferisco concentrarmi su una cosa, un personaggio, avvicinarmi, mettere la lente e cominciare quel processo, no, di ricerca di una notizia diversa. E qui mi fermo, allora, perché siamo chiudiamo con la domanda delle domande, ovvero Luciano Fontana sa che tu al liceo cantavi Doors ed eri un cantante di una rock band? Dunque, non lo sa Luciano Fontana, però lo sanno, diciamo, i miei colleghi della redazione, degli interni, sanno che io mi esibisco tuttora con una band blues che si chiama The Cradle e canto non i Doors, ma canto pezzi blues degli anni 30-40. È rimasta la passione per la musica, insomma. Che bello. È rimasto. Siamo arrivati alla fine. Siamo alla fine, quindi noi ti ringraziamo per averci intervistato alle nostre condizioni, cioè sostanzialmente in video in diretta, permettendoci di fare un'altra puntata. Ti ringraziamo anche di aver risposto alle nostre domande. In un'intervista non è scontato che l'intervistatore poi risponde a delle domande, e quindi ti ringraziamo tanto. Speriamo di risentirci in futuro, quando avremo raggiunto dei numeri di puntate, che ne so, 500, già 300 sì, e anche 110, perché no? Beh, ormai un 110 non si nega a nessuno, un bonus. E quindi se poi ci vuoi girare un po' di contatti, noi ti ringrazieremo doppiamente. Bene. Per cui lascio tutta la gestione delle cose social, eccetera a Raffaele e Piero. Io saluto gli ascoltatori e gli spettatori, grazie per essere stati con noi, ciao. Bene, quindi come ha detto Emiliano, si conclude così la 67esima puntata di Una vita da lontano. Ringraziamo ancora una volta Nicola, che è stato gentilissimo a farci parlare, e detta così sapete che tendenzialmente verso il fine settimana esce l'episodio nuovo di Una vita da lontano, ma da quest'anno ve lo dovete venire a cercare, perché non vi diciamo più la data. Ciao e parla Raffaele. Allora, unavitadalontano.com, Una vita lontano su Instagram, Twitter, Twitch, YouTube e ovviamente tutti i vari podcast possibili e immaginabili. Iscrivetevi, scaricate i nostri video, condividete le nostre storie, insomma, e se volete raccontarci la vostra, contattateci ai vari indirizzi email che trovate nei differenti social. E questa era Una vita da lontano. Grazie Nicola, ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Ciao. Grazie a voi, a presto.